Buongiorno amiche, questo video è un video tra virgolette, non so come lo vogliamo chiamare, utility, un video, è una piccola parte di video che caricherò da sola, così nei prossimi, se in futuro dovessi fare dei tutorial e vi dico che ho colorato le lamine di metallo con gli Alcolink, avrete questo tutorial di riferimento. La lamina che io andrò a colorare è questa che vedete qui davanti, che è della BB Craft. Se vi siete persa il tutorial e l'unboxing vi metto giù nell'info box. Ricordate il codice sconto se volete acquistare questa lamina della BB Craft, è Gabriella 5. Vi metto tutti i link poi giù e di riferimento. Allora, cosa faccio io per andare a colorare la mia lamina? Prima cosa, prendo un cartoncino rigido e lo rivesto con della plastica o con qualsiasi materiale, perché i colori ad alcol tingono tantissimo e macchiano, e quindi poi uno deve andare a prendere l'apposito blender per pulire, ok? Quindi io preferisco veramente prendere delle precauzioni, nel senso che rivesto, così poi riutilizzo il mio blocchetto di cartoncino rigido, che è semplicemente un retro di album per i disegni ad acquerello. Quindi vado a coprire questo bene con la plastica, poi prendo qualche stecchino, prendo dei cotton fioc per muovermi meglio e giocare un po' con i colori ad alcol, e taglio un pezzetto ovviamente della mia lamina e la vado poi ad adagiare qui su. Quindi vado a fare questa operazione e poi ci vediamo con i colori ad alcol. Come vedete, primo step fatto, con un po' di scotch vado a fissare. Ora vado a tagliare la mia lamina. Allora, dovete utilizzare delle forbici apposite per metalli e mi raccomando, la lamina è molto sottile, quindi fate attenzione, casomai utilizzate dei guanti da lavoro per stare più tranquille. Ok, adesso vado a raddrizzare un pochino la lamina e la fisso sul mio cartoncino con un po' di scotch dai due lati, come d'altronde avevo fatto anche in questo caso. Vedete, qui dove c'era lo scotch ovviamente non si è colorato con l'alcol. Ok, per chi ovviamente si fosse persa i video precedenti, perché andiamo a colorare la lamina? Perché qui c'è già il tutorial sul mio canale, ho realizzato questi orecchini ed ho sfruttato proprio pezzi di questa lamina, vedete qui al centro. E invece in uno dei prossimi tutorial utilizzeremo la Big Shot e realizzeremo degli elementi di questo tipo per fare degli orecchini, e quindi ci serve una lamina colorata. Potrete utilizzare qualsiasi tipo di colore Alcolink, io ho sempre utilizzato questi, sono gli unici che ho provato e che ho testato. I primi comprati ce l'ho da un po' di anni e sono questi che utilizzo sempre. Naturalmente facciamo un cambio colore, mettiamo qualcosa di più estivo, vediamo cosa scelgo. Allora, durante il corso del video vedrete metodologia diversa dell'utilizzo degli Alcolink. È doveroso dire che io non sono un'esperta di Alcolink sul metallo, in linea di massima mi piace sperimentare. L'Alcolink andrebbe utilizzato, quindi i colori ad alcol andrebbero utilizzati anche con il blending, che un pochino li diluisce, quindi a seconda della percentuale di questo blending che andiamo a utilizzare, il colore viene più limpido. Questi colori Alcolink sono molto concentrati, infatti vedete, scusatemi, vedrete che qui sono super concentrati. Non ho utilizzato il blending, che nel mio caso è della vodka, perché insomma è alcol bellissimo, e quindi io me lo metto all'interno di un boccettino, di uno spruzzino, e lo utilizzo. Quindi in questo caso io non ho utilizzato l'Alcolink e vedete che i colori sono abbastanza decisi, anche se poi sono andata a dare dei tocchi, come vedrete, con un altro, con un dotter, e ho creato degli effetti successivamente come queste piccole spirali. Mi spiace che voi vedete i colori che virano al blu, ma in realtà virano tutti al verde e al turchese. In questo secondo caso invece vedrete che ho fatto delle pozzette con della carta alluminio, ho creato delle ciotoline e ho diluito a priori il colore, quindi vedete che il colore è più chiaro
e infatti si vede la lamina al di sotto che è rame di questo colore traslucido, quindi si crea un effetto diverso. Poi ho utilizzato un pennello di quelli ovviamente economici e l'ho pulito poi dopo un pochino con la vodka, eccolo qui. Sono pennelli di tipo economico, quindi potete fare lo stesso. E questo vabbè sta ancora un pochino asciugando, perché spruzzando naturalmente la vodka che diluisce i colori ci mette un po' di più ad asciugare, ad evaporare. E come vedete il colore, che è lo stesso blu che ho utilizzato qui, che poi vira al verde e al turchese, che voi non vedete, qua resta molto più trasparente e diluito, così come il rosso, quindi i colori vengono più limpidi perché ovviamente vengono diluiti. Niente, potete divertirvi a creare gli effetti che volete, tanto noi, lo sapete, dobbiamo tagliarne solo una piccola porzione, quindi io come vedete mi diverto. Queste poi le metterò da parte e quando avrò voglia di mettermi a fare degli orecchini in metal art avrò già le mie lamine colorate e non mi resterà solo che ritagliarle e decidere come utilizzarle. Spero che questo video sia utile, vi abbraccio e come sempre auguro a tutte buona creatività. Ciao! Vedete, ho messo la lamina al di sopra di questo pannellino di cartone, ho scelto i colori sul pannello di cartone così potrò muoverlo più agevolmente. Questi sono i colori che ho scelto, il bianco è opaco, poi c'è l'oro e poi altri traslucidi. Questa è quella che ho fatto per gli orecchini che vi ho citato nel tutorial. Mi raccomando, la parola d'ordine nel mio caso, che non sono una super esperta, è super puro divertimento, quindi ho preso stecchino, cotton fioc, una cannuccia, vedrete che andrò a mettere veramente i colori così un poco a caso e guardate come sono scuri, quindi vado di sovrapposizioni continue e cerco di farli fluire. Ovviamente con una cannuccia, guardate, sto distribuendo un po' il colore, fa caldissimo e quindi il colore si asciuga subito e non si stende al di sopra della superficie. Poi successivamente vedrete nella seconda parte del video che invece utilizzo un blending per poterlo diluire. Vado a mettere il bianco che crea degli effetti particolari. Il bianco posto al di sopra dei vari colori li schiarisce, li rende più opachi e quindi il divertimento è proprio lì. Adesso sembra quasi sia diventata una macchia di colore nero, quindi vado con l'oro e continuo a sperimentare. Cerco di farmi ispirare dalle chiazze di colore, un pochino tampono con un tovagliolino perché il colore che sono andata a sovrapporre è tanto e continuo così un po' di qua, un po' di là con il cotton fioc senza nessun intento particolare. Vedrete che poi più avanti nel video continuo a mettere, guardate, del bianco e provo a farlo scorrere, ma fa troppo caldo e si asciuga subito. Allora decido di andare di sovrapposizioni, creo delle macchie bianche e poi ci metto, vedete, il blu, nuovamente bianco e blu e procedo così, bianco e arancio. Guardate, crea degli effetti simpaticissimi quando andate a mettere il bianco e il blu alternato con le resine. Ovviamente questo effetto è super wow, guardate, è come se si creassero dei veri e propri crateri. Questo è il divertimento degli Alco Link. Vabbè, io proseguo così, cerco di inquadrare un po' più da vicino per farvi vedere il divertimento. Sembra veramente una cozzaglia di chiazze, ma tanto noi non dobbiamo disegnare un quadro, ma dovremo ritagliare dei piccolissimi pezzetti da questa lamina, quindi diciamo che non dobbiamo creare un quadro, altrimenti non andrei così all'impazzata. Ecco, il criterio è completamente diverso e mi diverto proprio a vedere queste fusioni di colore tra di loro. Più avanti nel video poi vedrete che metto un altro po' di blu, qua e là vedrete che praticamente utilizzerò poi in un angolo di questo foglio, andrò a riporre del colore e con un dotter cercherò poi di creare dei disegnini e delle spirali per semplice e puro divertimento e per creare dei tocchi di colore oro, perché naturalmente l'oro in tutto quello che creo non deve mai mancare assolutamente.
Questo è il punto in cui, vedete, prendo il bianco e il dotter e vado a dare dei tocchi di colore in modo molto semplice. Prendo anche l'oro per illuminare un pochino le zone che sono rimaste molto scure e piene di colore. Do dei tocchi anche con il rosso qua e là e l'arancio, ma proprio non lo copre, si asciuga subito, quindi rivado e cerco di fare il più veloce possibile. Cerco, vedete, di andare a sovrappormi sulle zone dove c'è l'oro per cercare di far virare il colore oro a un colore più aranciato. Vado proprio così, rimetto un po' di blu e continuo così all'infinito. Un quadro di Picasso astratto, tanto ne taglieremo solo piccole porzioni. Cercherò di farvi una foto da un altro dispositivo per di farvi vedere tutti quanti i colori. Vi mostro più da vicino la mia opera d'arte fatta di pozzi, tratteggi, piccole spirali, puntine e crateri. Io mi sono stradivertita e mi piace molto questo effetto di colori. Vabbè, io sono un po' crazy, lo sapete. In questa seconda parte di video vedete che spruzzo la vodka all'interno dei miei contenitori in carta d'alluminio artigianali e vado a mettere i colori un po' diluiti, e come vedete in questo caso, se utilizzo un pennello e vado a bagnarlo all'interno delle mie pozzette, continuo a spruzzare un po' di vodka per diluirlo ancora di più, vedrete che il colore diventa trasparente e si nota il colore del fondo della nostra lamina. Naturalmente, se utilizzassi una lamina di alluminio i colori sarebbero diversi. Naturalmente il giallo, per esempio, non si nota, però come vedete il blu spruzzo ancora un po' di vodka e creo quindi dei giochi di colore completamente diversi. Metto il giallo, metto un po' d'arancio, metto il blu e vado così. Poi il colore naturalmente continua l'alcol ad evaporare, ci sono 40 gradi, però è giusto per mostrarvi che diluendolo l'effetto cambia completamente. Spruzzo un po' di vodka per miscelare e creare degli effetti diversi e poi, come nel primo caso, creo queste 3 isole, forse nell'oceano, non lo so cosa avevo intenzione di fare, e si asciuga subito e quindi poi vado con il pennello tutto intorno e vedete che il giallo e il blu si fondono e creano quella sorta di verde, metto un po' di blu e continuo così e vedete che i 3 tocchi di oro diventano quasi materici, forse dal video non si vede ma sono sopraelevati rispetto al resto. Procedo così e ogni tanto vado a spruzzare con la vodka per diluire e far venire il colore più chiaro e traslucido, non come nel primo caso. Vedete, si nota il colore più chiaro a differenza di quello di prima che invece era molto scuro e dovevo continuamente andare a scarire e ad opacizzare con il colore bianco. Quindi proseguo così e mi diverto anche in questo caso all'infinito e creo di qua e di là varie sfumature. In questo caso ogni tanto andando a spruzzare con la vodka per rendere la base, il supporto più chiaro e far vedere di più i colori. Qui proprio colori del pavone. Niente, procedo così fino alla fine del video. Era giusto un esempio per condividere con voi come poter utilizzare in modo semplice, perché in questo caso al di là delle nozioni base dell'alcol ink, cioè che lo potete diluire o utilizzare così sovrapponendo e mescolando i vari colori, veramente se avete 3 colori ad alcol potete colorarvi a vostro piacimento le lamine e non solo, perché i colori ad alcol si utilizzano su tutto. Vedete, vado con il pennellino che dopo pulirò con la vodka a completare e a dare dei tocchi di colore così molto molto casuali, e vedendo come si fondono tra di loro. Velocizzo il video ovviamente per non tediarvi, perché in realtà non c'è nulla di particolare da vedere se non il fatto di sovrapporre un pochino i colori e di vedere come confluiscono un pochino l'uno nell'altro, e con l'aiuto del pennello vado un poco a spandere il blending, che nel mio caso, ribadisco, è la vodka.
quindi vado proprio così a caso con un po' di oro, un po' di blu e cerco di creare un effetto particolare che sia di mio gusto, ovviamente per i futuri bijou che io ho in mente. Quindi niente di particolare, e ovviamente quando il video poi lo vedete così velocizzato, gli effetti, forse dei colori, sembrano ancora più particolari, perché lo vedete fluire il colore in modo veloce. E niente, direi che abbiamo quasi finito, ancora un po' di oro, un po' di rosso e così via. Direi che per oggi abbiamo sperimentato abbastanza. Spero che questo video sia utile, vi abbraccio e come sempre auguro a tutte buona creatività. Ciao!